Allora, finalmente lo scatolone è aperto. Ma quanto ci hai messo? Il pacco era davvero pesantissimo. Adesso dobbiamo separare tutti i pezzi. Ma dove sono finite le istruzioni? Pensavo le avessi tirate fuori tu dalla scatola. No, qui ci sono solo i pannelli di legno. Ma non è possibile. Prova a guardare di nuovo nel cartone grande, per favore. Qui trovo solo plastica e carta. Magari sono scivolate sotto l'armadio. No, non c'è niente neanche qui. Senza istruzioni non riusciremo mai a montare l'anta. Controllo su internet. Ottima idea. Cerca il modello Billy. Ecco, ho trovato la pagina. Perfetto. Cosa facciamo come prima cosa? Ci servono il martello e il cacciavite. Il martello è rimasto in cucina. Vai a prenderlo. Io intanto divido le viti. Ecco il martello. Possiamo cominciare? Sì, prendi prima i 2 pannelli laterali lunghi. Ok, li tengo io. Ora devi inserire i piccoli tasselli di legno. Quanti tasselli servono? Mi sembra ce ne vogliano 8. Lo faccio subito. Aspetta, quel pezzo è al contrario. Sei sicura? I buchi sembrano giusti. No, la parte bianca deve essere rivolta in avanti. Hai ragione. Grazie per avermelo detto. Ora combacia alla perfezione. Puoi passarmi le viti lunghe? Eccole qui, tieni pure. L'armadio sembra quasi finito. Dobbiamo solo inchiodare il pannello posteriore. Per oggi è già un bel po' di lavoro. Però siamo un'ottima squadra. Senti, ma cos'è questo pezzo qui? Sono 3 vitine piccole. E perché sono ancora qui per terra? Non ne ho idea. Abbiamo montato tutto. Ci siamo dimenticati qualcosa? Magari sono solo pezzi di ricambio. Lo spero vivamente. L'armadio traballa un pochino. Oh no, questo non è un buon segno. Sai che ci tocca ricominciare da capo. No, ti prego, non dirlo neanche per scherzo. E invece sì, quelle viti vanno sicuramente all'interno. Allora prima facciamoci un caffè. D'accordo, dopo continuiamo. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Guarda, là ci sono un sacco di monopattini elettrici. Perfetto, non ho più voglia di camminare. Parigi è davvero enorme, mi fanno male i piedi. Sai come si noleggiano questi cosi? Credo serva un'app sul telefono. La scarico subito. Hai una buona connessione internet? Sì, il wifi del bar qui accanto è veloce. Bene, adesso devi registrarti. Mi chiede di inserire la carta di credito. Sarà sicuro? Sì, l'app è famosissima e ufficiale. Ok, ora anche il mio telefono è pronto. Dobbiamo scansionare il codice QR sul manubrio. Aspetta, il mio non lo riconosce. Forse è troppo buio sotto gli alberi. Provo con quell'altro monopattino. Ecco, a me ha funzionato. Anche a me adesso, ha fatto un rumore. Ma come si guida di preciso? Devi darti la spinta con il piede. E poi bisogna premere il pulsante a destra. Mi raccomando, non correre troppo. Non preoccuparti, starò attento. Dov'è la Torre Eiffel? È proprio da quella parte, dritto davanti a noi. Possiamo guidare qui sul marciapiede? Non credo, dobbiamo andare sulla pista ciclabile. Eccola là, vieni con me. La vista qui lungo la Senna è meravigliosa. Sì, ma tieni d'occhio il traffico. Lì davanti c'è un parcheggio per i monopattini. Dobbiamo parcheggiare per forza lì. Sì, a Parigi non si possono lasciare ovunque. È un'ottima regola per la città. Guarda, la Torre Eiffel è vicinissima ora. Ci facciamo una foto? Volentieri, fermiamoci un attimo. Oh, il mio monopattino ha quasi scaricato la batteria. Non è un problema, siamo quasi arrivati. Come si chiude la corsa sull'app? Devi scattare una foto al monopattino parcheggiato. Ma dai, è semplicissimo. E non costa neanche tanto. Per i turisti è un'idea fantastica. Sì, riesci a vedere molto di più della città. Ci facciamo un altro giro più tardi? Certamente, lo facciamo dopo cena. Sei pronta per una partita a Monopoli? Ovvio, ma stavolta vinco io. Beh, questo è tutto da vedere. Chi vuole gestire la banca? Faccio io, sono bravo con i conti. No, tu ogni tanto provi a barare. Ma non è vero, sono onestissimo. Ok, allora faccio io la banchiera. Va bene, ognuno riceve 1.500 euro. Ecco i tuoi soldi, contali pure. È tutto giusto. Io prendo la macchina come pedina. E io, come al solito, prendo il cagnolino. Inizio io. Ho fatto un 9 con i dadi. Sei finito su Vicolo Stretto. Vuoi comprarlo? Sì, compro tutte le proprietà dove capito. È una strategia piuttosto costosa. Tocca a te, tira pure. Ho fatto 3. Sono finita in prigione. Cominciamo bene, direi. Mi tocca aspettare o usare una carta? Di nuovo io.
Un 6. Questa è la stazione. È già mia. E da quando in qua sarebbe tua? L'ho comprata al giro scorso. Non me n'ero proprio accorto. Adesso mi devi pagare l'affitto. Ecco 200 euro per te. Grazie mille. Ora tocca a me tirare. Un momento, perché hai tutti quei soldi in mano? Sono i miei soldi della banca. Secondo me ne hai presi troppi. Ma no, ho contato esattamente. Trovo che le regole per le case siano complicatissime. È facile. 4 case, poi un albergo. Vorrei costruire un albergo sulla mia via. Ti costa 700 euro. Al momento non ho tutti questi soldi. Allora niente albergo per te. Ma giochi sempre così seriamente con le regole? Certo, altrimenti non c'è gusto. Ho pescato una carta imprevisti. Che c'è scritto? Leggi a voce alta. Devo pagare una multa perché andavo troppo forte con l'auto. Che ridere. Forza, sgancia i soldi. Oggi questo gioco non mi piace per niente. Solo perché sto vincendo io? Forse. Facciamo una pausa. Va bene, vado a preparare un tè. E intanto io mi ricontrollo le regole. Sei proprio uno che non sa perdere. No, voglio solo che si giochi in modo equo. Ciao, ho una fame incredibile. Anch'io. Guarda, qui c'è un ristorante messicano. Sembra carino, però non mi piace il cibo piccante. Non preoccuparti, chiediamo semplicemente al cameriere. Buongiorno, avete un tavolo per due? Sì, là vicino alla finestra c'è un posto libero. Perfetto, il menù sembra molto interessante. Cosa vorresti mangiare? Magari dei tacos? Non saprei, sono piccanti i tacos qui. Prova a chiedere. Scusi, questo piatto è piccante. Il cameriere dice che è molto delicato, per nulla piccante. Bene, allora io prendo i tacos di carne. E io prendo il burrito grande vegetariano. Vuoi anche qualcosa da bere? Sì, una limonata fresca per favore. Fa così caldo oggi. Io prendo un'acqua minerale col limone. Guarda, sta già arrivando il cibo. Ha un profumo fantastico. Buon appetito. Assaggia il tuo burrito. Oh mio Dio, mi sta andando fuoco la bocca. Davvero? È così terribile? Sì, mi brucia tutto. È piccantissimo. Aspetta, ecco l'acqua. Bevi subito un sorso. Grazie, aiuta un po', ma brucia ancora. Forse è la salsa. Deve essere quella ad essere forte. Ma il cameriere aveva detto che era dolce. Non è vero per niente. Anche i miei tacos spiccicano un po', ma si possono mangiare. Mi serve altra acqua, non riesco più a toccare cibo. Mi dispiace tanto. Vuoi assaggiare un po' del mio riso? Sì, grazie. Il riso è neutro. Va molto meglio. Richiamo il cameriere. Deve sapere che hanno sbagliato. No, lascia stare. Finisco solo la limonata. La prossima volta meglio una pizza. Sì, ottima idea. La pizza non è mai così traditrice. Però il posto è comunque accogliente, no? Sì, la musica è bella e la gente è simpatica. Ti va un gelato dopo? Così rinfreschi la bocca. È l'idea migliore di tutta la giornata. Un bel gelato alla vaniglia, grazie. Allora paghiamo e cerchiamo una gelateria. È un bel po' che giriamo per il centro storico di Leopoli. Sì, i palazzi qui sono davvero magnifici. Però proprio non riesco a trovare il museo della farmacia. Hai controllato la mappa sul telefono? Sì, ma tra questi vicoli stretti il GPS non ne vuole sapere. Proviamo a chiedere a qualcuno. Là c'è un ragazzo. Scusi, sa mica dove si trova il museo della farmacia? Dice che dobbiamo andare dritto e poi girare a destra. Bene, proviamoci. Queste strade col pavé sono bellissime. Sì, ma camminare con queste scarpe è un'impresa. Guarda, là davanti c'è una piazza grande. È Piazza Rinok. Quanta gente che c'è. Il museo deve essere proprio qui nei paraggi. Vedo tante insegne, ma nessuna che sembri una farmacia. Magari è dietro quella chiesa là. Andiamo a vedere. Quella chiesa sembra antica e misteriosa. Aspetta, vedo una vecchia vetrina con delle boccette. Dici che è questa? C'è scritto qualcosa in ucraino? Sì, guarda, c'è scritto farmacia e museo. Finalmente l'abbiamo trovata. Ha un aspetto molto suggestivo. Entriamo. Voglio proprio vedere le vecchie medicine. Certamente, adoro i musei di una volta. Attento, la porta è molto pesante e vecchia. Oh, si sente profumo di erbe e libri antichi. C'è un'atmosfera davvero particolare qui dentro. Guarda tutti quei cassettini lungo le pareti. Chissà quante erbe diverse ci tenevano. Mi chiedo come facessero a preparare i rimedi un tempo. C'è persino una vecchia cantina. Vogliamo scendere? Sì, ma facciamo attenzione. Le scale sono ripide. Sono felice che siamo riusciti a trovarlo. Anch'io. È molto più interessante di un museo normale. Dopo potremmo andare in una caffetteria. Qui ce ne sono tantissime. Ottimo piano. Leopoli è una città fantastica.
Sì, domani voglio vedere ancora di più. Ma intanto godiamoci questa visita. Oh no, cos'era questo rumore? Mi sa che l'ascensore si è fermato. Non ci credo. Siamo rimasti proprio tra due piani. Calma, altrimenti il mio cane inizia a spaventarsi. Come si chiama? Sembra molto agitato. Si chiama Bello. Non gli piacciono gli spazi stretti. Ciao, bello. Va tutto bene. Usciremo presto da qui. Adesso premo il pulsante dell'allarme. Hai sentito? Sì, suona. Ora dobbiamo aspettare che qualcuno risponda. Non risponde nessuno. Riprovo di nuovo. Pronto? Ci sentite? Siamo rimasti bloccati in ascensore. Finalmente. L'uomo al telefono dice che i tecnici arrivano subito. Ma quanto ci metteranno? Ha detto qualcosa? Dice che ci vorranno circa 20 minuti. 20 minuti? È un'eternità in questo buco. Non fa niente. C'è aria a sufficienza e la luce è accesa. Bello, sta tremando un po'. Posso accarezzarlo? Sì, certo. Gli piacciono molto le persone. È proprio un bel cane. Di che razza è? È un meticcio. L'ho preso al canile. Anch'io ho un animale domestico, ma solo un gattino. I gatti sono più facili da gestire in ascensore, vero? Sì, la mia gatta dorme praticamente tutto il giorno. Vivi da tanto in questo palazzo? No, mi sono trasferito solo la settimana scorsa. Abito al 5° piano. Io sto all'8º. Allora siamo vicini di casa? Piacere di conoscerti, anche se la situazione è un po' assurda. Già, è un inizio di vicinato decisamente originale. Senti, mi sembra di sentire qualcuno là fuori. Sì, saranno sicuramente i tecnici. Ehi, siamo qui dentro. Quanto manca? Dicono che devono staccare la corrente per un momento. Allora rimarremo al buio per un po', ma niente paura. Tengo forte Bello. Adesso è tranquillissimo. Guarda, la luce è tornata e l'ascensore si muove. Finalmente. Stiamo scendendo piano piano. Appena si apre la porta vado a farmi una bella camminata. Anche noi. Bello ha proprio bisogno di andare al parco. Per qualche giorno mi sa che userò solo le scale. Fa bene alla salute, ma per arrivare all'8° piano è dura. Hai ragione, mi sa che mi stancherò presto. A presto, vicina. A presto. Buongiorno, posso aiutarla? Buongiorno, vorrei restituire questo televisore. Oh, c'è qualche problema tecnico? No, a dire il vero il televisore funziona benissimo. L'immagine non è abbastanza nitida. Al contrario, l'immagine è fantastica e molto chiara. Ha problemi con l'audio? No, anche l'audio è ottimo, è proprio un bell'apparecchio. E allora come mai non vuole tenerlo? Purtroppo non ci sta nel mio appartamento. È troppo piccolo per il suo soggiorno. Tutt'altro, è decisamente troppo grande. Quanto è grande il suo mobile della TV? Il mio mobile è largo solo 1 metro. E quanto è largo questo televisore? Questo è largo quasi 1,5 metri. Oh, capisco il problema. Quindi sporge da entrambi i lati. Sì, ieri stava quasi per cadere. È troppo pericoloso. Ha portato lo scontrino con sé? Sì, ecco la ricevuta di lunedì. Ha ancora la scatola originale? Sì, la scatola è fuori in macchina. Molto bene, allora possiamo procedere con il reso. Posso riavere i soldi subito? Sì, le rimborsiamo l'importo in contanti o sulla carta? Sulla carta, per favore, ce l'ho qui. Le interesserebbe magari un modello più piccolo? Sì, volentieri, do un'occhiata in giro. Laggiù abbiamo dei modelli da 80 centimetri. Mi sembra molto meglio per il mio tavolino. Le mostro volentieri i vari modelli disponibili. È molto gentile da parte sua, grazie. Questo qui ha una qualità di immagine eccellente. E non è pesante come quello grande. No, questo riesce a portarlo anche da sola. Ottimo, allora prendo questo televisore piccolo. Benissimo, allora prima finiamo la pratica del reso. Grazie mille per il suo aiuto. Senti, sei appena stato in cucina? Sì, mi sono scaldato al volo il pranzo. Perché? Hai dato un'occhiata al microonde dopo aver finito? No, avevo una fame pazzesca e sono tornato subito alla scrivania. Dentro il microonde è tutto sporco di sugo di pomodoro. Oh, mi dispiace. Sarà mica esplosa la mia zuppa? Direi di sì. È un disastro. Ci sono macchie rosse ovunque. Non volevo farlo. Pensavo che il coperchio fosse chiuso bene. Bisognerebbe sempre controllare di aver lasciato pulito. Hai ragione. Lo pulisco subito appena finisco di mangiare. No, per favore, fallo adesso. Ma poi mi si raffredda il pranzo. Se aspetti il sugo si secca e poi non lo togliamo più. Ok, ho capito. Vado a prendere un panno e lo sgrassatore. Grazie. È importante tenere la cucina pulita per tutti. Sì, hai perfettamente ragione. È una cucina comune.
Anche ieri il microonde era sporco. Sei stato tu? No, ieri ho mangiato fuori. Allora dovremo mettere un avviso per tutti i colleghi. Un cartello sulla porta è una buona idea. Esatto. Ci scriviamo: si prega di lasciare il microonde pulito. Magari scriviamo anche di usare sempre un coperchio. Sì, così si risparmia un sacco di fatica a pulire. Ecco, ho finito di pulire. Ora brilla di nuovo. Grazie, ora va molto meglio. Vuoi scaldare il tuo pranzo adesso? Sì, mi sono portata la pasta da casa. Allora mi raccomando, usa il coperchio. Non preoccuparti, non sporcherò nulla. Ci vediamo più tardi alla riunione. A dopo, e grazie per aver pulito. Di nulla, a dopo. Guarda, l'alba sul Dnipro è qualcosa di stupendo. Sì, c'è una pace incredibile qui vicino all'acqua. Hai già preparato la canna da pesca? Sì, sono pronta. Che esca usi oggi? Provo con questo pesciolino di plastica. Secondo me oggi i pesci preferiscono i vermi. Dici davvero? Ho speso un sacco di soldi per questa attrezzatura. L'attrezzatura costosa non è tutto. Ci vuole anche fortuna. È già un'ora che aspettiamo e non succede nulla. La pazienza è la dote principale di un pescatore. Oh, guarda, la mia canna si muove. Aspetta ancora un attimo. Ora, tira forte. Ma no, era solo un vecchio ramo sommerso. Peccato. Magari la prossima volta sarai più fortunato. E a te come sta andando? Aspetta, credo di avere qualcosa. Sul serio, la canna si sta piegando tantissimo. Aiutami un attimo, il pesce è molto pesante. Incredibile, è un lucioperca enorme. Cavolo, peserà almeno 3 chili. È il pesce più grande che ho visto oggi. Visto, il mio vecchio verme ha funzionato a meraviglia. Non capisco. Ho la canna migliore e l'esca più moderna. Forse oggi i pesci non hanno voglia di tecnologia. Mi daresti uno dei tuoi vermi? Certo, tieni pure. Riprova ancora. Grazie. Ci serve un altro pesce per la cena? Se non prendi niente, divideremo semplicemente il mio. Sei molto gentile, ma ormai è una questione di orgoglio. Ma dai, l'importante è divertirsi all'aria aperta. Sì, hai ragione. La città sembra lontanissima da qui. Amo stare seduta qui sulla riva a guardare l'acqua. Anch'io. È una giornata perfetta, anche se non prendo nulla. Oh, guarda, stavolta ha boccato davvero. Sì, finalmente. È piccolo, ma è pur sempre un pesce. Dove dovrei mettere questo pezzo blu? Sarà sicuramente del cielo, in alto a destra. Però questo pezzo ha anche un po' di bianco. Allora magari è una nuvola. Siamo qui da 3 ore e abbiamo finito solo la cornice. 2000 pezzi sono una vera sfida dopo tutto. Perché non abbiamo scelto un puzzle più piccolo? Perché questo castello è un paesaggio meraviglioso. Sì, è vero. Però tutto quel verde del bosco è difficilissimo. Dobbiamo dividere i pezzi per colore. Aiuta molto. Ho già messo tutti i pezzi verde scuro in questa scatola. Bene, allora io mi occupo delle sfumature più chiare. Senti, hai mica visto l'ultimo pezzo della torre? No, lo sto cercando anch'io da un bel po'. Che strano, non è nemmeno qui per terra. Ma dov'è finito il gatto? Era qui sul tavolo un attimo fa. Oh no, guarda un po' sotto il divano. Vedo solo qualche pelo, ma niente pezzetti di puzzle. Lo sai che adora giocare con le cose piccole. Se si è rubata un pezzo, non lo ritroveremo mai più. Prova a guardare nella sua cuccia. Trovato! Sotto la sua copertina c'è un pezzetto blu. È il pezzo del cielo o della torre? Sembra un pezzetto della finestra del castello. Meno male. Ora possiamo andare avanti. Sarebbe meglio far uscire la gatta dalla stanza. Sì, altrimenti domani ci mancherà tutto il lato sinistro. La porto fuori un attimo e vado a farci un tè. Ottima idea. Mi serve una pausa per far riposare gli occhi. Fare i puzzle stanca molto più di quanto pensassi. Però quando sarà finito starà benissimo appeso al muro. Dici che ce la faremo per questo fine settimana? Se ci mettiamo d'impegno e la gatta ci dà tregua, direi di sì. Ok, sono tornato. Proviamo con la prossima riga. Guarda, questo pezzo si incastra alla perfezione. Grande! Ne mancano solo 1900. Non scherzare, vedrai che ce la facciamo.